Ciao ragazzi, benvenuto inverno. Siamo circondati in questo momento dalla nebbia. In realtà non è ancora arrivato tecnicamente l'inverno, però comincia davvero a farsi sentire il freddo. In questo momento ci sono circa 0 gradi ed è una di quelle situazioni che effettivamente non è che incoraggino tantissimo all'utilizzo della motocicletta. Però oggi voglio parlarvi dei guanti riscaldabili Savior. Li sto provando da un mese e in questo momento, come se non bastasse, sta anche piovendo, fa freddo, dovrei mettere il cappello. Non ho mai preso tanto in considerazione i guanti riscaldabili. Mi sono in qualche modo un po' illuso che con dei buoni, robusti guanti invernali potesse risolvere il problema. In realtà mi sono reso conto nel corso degli anni che lo ritardavo e basta, nel senso che il freddo arrivava inclemente, riuscivo ad avere una resistenza maggiore, però prima o poi quel freddo c'era. Ma prima di iniziare a raccontarvi di questi guanti, qualche considerazione sull'effetto wind chill. Cos'è il wind chill? Ragazzi, senza farla lunga e difficile, possiamo dire che il termine inglese wind chill deriva dall'abbinamento di wind, vento, e chill, gelido. Parliamo quindi di raffreddamento da vento. Questo vocabolo viene usato per identificare la sensazione di freddo che prova il corpo umano sottoposto all'effetto combinato di basse temperature e vento. Esattamente quel che accade quando noi andiamo in moto. L'organismo infatti, sotto l'effetto raffreddante del vento, percepisce temperature più basse di quelle reali. L'effetto wind chill è stato nel tempo oggetto di studi e ricerche e più di recente, parliamo del 2000, per stabilire la temperatura equivalente sono state elaborate nuove formule ed algoritmi. Per chi ama andare in moto in inverno può essere importante avere una consapevolezza di questo parametro per valutare meglio come coprirsi e come affrontare situazioni motociclistiche più estreme, ma sicuramente molto coinvolgenti. Per questo la scelta di abbigliamento tecnico da moto adeguato è molto importante, non per sfizio, ma per sicurezza. Ora vediamo meglio i guanti Savior Heat, partendo da cosa troviamo nella scatola. Come ben sappiamo, ragazzi, la confezione non è solo un involucro, ma il primo contatto tra il cliente e il prodotto. Direi una sorta di stretta di mano che racconta immediatamente chi sei e cosa vuoi comunicare. Benvenuto in Savior. Insieme, guidati da Solaris, creeremo un futuro in cui l'umanità, la natura e la tecnologia coesistono in armonia. Dicevamo, cosa c'è in confezione? Troviamo un comodo sacchetto per il trasporto dei guanti, che sto trovando tra l'altro utile per ricordarmi sempre di portare con me i guanti quando faccio le mie soste bar, evitando di lasciare le batterie al freddo. Poi troviamo un comprensibilissimo manuale di istruzioni con chiare immagini e descrizioni. Sono presenti due batterie da 7,4 volts e 3000 mAh. È presente il caricatore dedicato con due connettori per collegare singolarmente le due batterie. E quindi i nostri guanti che appena toccheremo ci daranno subito la bella sensazione di qualità, robustezza e protezione dal freddo. E devo dire che questa sacca, durante il viaggio, ha avuto anche una sua funzione, perché mi ricordava, quando ho fatto quelle 2 soste caffè, che i guanti non dovevo lasciarli sulla moto, non dovevo lasciarli all'esterno, perché tra l'altro in questo modo perdeva la batteria anche la possibilità di mantenere una maggiore efficacia e quindi durare di più. Quindi ricordiamoci sempre di portarceli i guanti quando facciamo le soste e non lasciarli sulla moto. Ma voi mi potete dire, come ti trovi con questi guanti dal punto di vista dell'indossabilità? È proprio questo che per me fa la differenza, l'indossabilità. Ragazzi, ho rinunciato a dei guanti riscaldabili in passato per il problema dell'indossabilità. Bene, per me è fondamentale perché deve essere molto pratica, immediata e via, non devo avere problemi, devono essere pronti all'uso. Mi capita molte volte magari dovermi fermare, dover fare delle soste e quant'altro. Questi me li sento molto molto bene e tenete conto che sul sito Savior potrete, in relazione alla larghezza del vostro palmo, quindi vi consiglio di prendere semplicemente 1 centimetro, misurare il vostro palmo e in base a quello scegliere la misura più adatta per voi. Questo vi darà la garanzia che non comprerete un paio di guanti più larghi o più stretti, devono essere adatti alla vostra mano. Sono massicci, ma sono il giusto, non danno fastidio. Ovviamente quando ci si mette a guidare
senti davvero che hai un guanto che ti protegge. La pelle è davvero morbida, mi piace, è profumata, sa di pelle, quindi non è farlocca. Mi piace come sono fatte le punte, i dettagli. Ovviamente qui li vedrete straingranditi e vedo una manona che sembra quella di Robocop. Però ragazzi no, non preoccupatevi, ha la dimensione giusta del guanto giusto. E devo dire che tutti i dettagli, le rifiniture, le cuciture, ehm, ogni particolare è fatto davvero, davvero bene. E anche questi dettagli ovviamente fanno la differenza perché rendono il guanto molto comodo da indossare e per i movimenti della mano. E adesso passiamo a una brevissima scheda tecnica. Questi guanti, quindi i guanti Savior o Savior Hit da moto, hanno 3 impostazioni di riscaldamento regolabili, alta, media e bassa, con elementi riscaldanti avanzati in fibra di carbonio per un calore efficiente. Nell'impostazione alta la durata è tra le 2,5 e le 3 ore, media 5-6 ore, bassa da 9 a 10 ore. La batteria, come abbiamo visto, è di 7,4 volts, 3000 mAh e si riscalda in 3 secondi. Hanno un isolamento 3M T-Insulate leggero e resistente all'umidità, ideale per garantire calore in condizioni climatiche umide. L'esterno è resistente all'acqua, io ho fatto una prova che vi farò vedere a breve, consente movimenti molto liberi in condizioni di bagnato, mantenendo le mani asciutte. Le punte delle dita sono compatibili con il touchscreen, vi farò poi qualche commento al riguardo. Hanno un palmo rinforzato antiscivolo, inoltre molto utile, hanno un sistema Savior Smart integrato, cioè una semplice app con poche funzioni ma utile per avere un'alternativa nelle impostazioni dei guanti, senza essere obbligati ad agire esclusivamente dai tasti quando questi sono difficili da raggiungere. L'app si connette via Bluetooth senza contatto diretto con l'indumento. Da qui possiamo impostare uno dei 3 livelli di riscaldamento e con un cursore a scorrimento stabilire l'eventuale spegnimento dei guanti dopo un certo tempo. I guanti prevedono un riscaldamento su tutto il perimetro delle dita e del dorso mano. I materiali sono studiati e assemblati per offrire comfort e calore. La pelle è di capra. Pelle di capra di alta qualità e isolamento T-Insulate 3M. Mi piace perché hanno lo spessore giusto, non è troppo esagerato, non sono sottili, hanno già un senso di tepore di per sé. La batteria si posiziona alla base del polso, non sento un grande spessore, non mi dà assolutamente fastidio. Mi piace moltissimo questo cordino perché mi permette assolutamente di isolarmi, di evitare infiltrazioni d'aria e quindi di mantenere assolutamente la coibentazione e il calore. Durante il mio test li ho usati con intensità del calore livello 3, quello più alto, e devo dire che si sono riscaldati in pochissimi secondi. Presumibilmente tutto questo è determinato anche dalle caratteristiche di queste batterie. Ho messo alla prova questi guanti in condizioni abbastanza, devo dire, quel giorno estreme, perché siamo partiti, c'erano 1-2 gradi sotto zero e poi abbiamo fatto autostrada, quindi intorno ai 0 gradi. A 0 gradi a 100 km orari vuol dire che la temperatura percepita per il famoso appunto effetto wind chill di circa -10. E tenete conto che io andavo senza manopole riscaldate e sto guidando in questo periodo senza manopole riscaldate e senza paramani. Tutto il calore che arriva direttamente dal riscaldamento di questi guanti. Qui è tutto ghiaccio e neve, Allora ragazzi, devo dire che era davvero uniforme perché riscaldava praticamente tutte le dita e il palmo della mano e il dorso della mano, quindi devo dire da questo punto di vista mi faceva veramente un gran piacere. Non avvertivo quel disagio, quella necessità di fermarmi al primo autogrill o alla prima sosta utile, proprio perché comunque guidavo serenamente e mi sentivo molto più in sicurezza. Quindi cosa facciamo? Sospendiamo l'assicurazione e mettiamo la nostra passione, il nostro piacere da parte, oppure ci godiamo queste giornate invernali con quest'aria meravigliosa dei paesaggi incredibili, queste montagne innevate e la neve bianca che ci circonda. Diciamo che qui la scelta è molto molto personale, non biasimo nessuno, però se avete voglia di viaggiare in moto durante l'inverno, beh, insomma,
pensate allora di organizzarvi al meglio. Volete viaggiare in moto anche d'inverno? Sicuramente non ci sono grandi difficoltà, lo possiamo fare, ci possiamo divertire. Un sapore di motociclistico in certi momenti anche più intenso. Vivere questo contatto con la moto e con il paesaggio che è molto diverso rispetto all'esperienza motociclistica estiva. E mi sono divertito anche a fare la prova acqua, dal momento che sono waterproof, perché volevo vedere effettivamente quanto lo fossero. Quindi ho immerso i guanti dentro questa bacinella e ho tenuto le mani per un bel po' di minuti. Li ho lasciati poi tra l'altro sfilando i guanti, sfilando la mano dal guanto, e ho voluto constatare dopo circa 10 minuti quale fosse la situazione. Bene, mi ha colpito perché la mano era assolutamente asciutta, non c'erano state assolutamente infiltrazioni e via. E potete immaginare, insomma, quando si è esposti alla pioggia per diverse ore, ovviamente il rischio che possa entrare dell'acqua c'è sempre. In questo caso devo dire, con questo tipo di test che io ho voluto fare, un piccolo test, il risultato è stato assolutamente interessante e soprattutto mi ha colpito come scivolasse l'acqua dal guanto, proprio perché dava l'idea della impermeabilità. Infatti l'acqua scivolava via rapidissimamente, non penetrava, non veniva assorbita dal tessuto, tenendo conto che la parte, diciamo, delle dita e quella del palmo è prevalentemente all'esterno in pelle. E un'altra domanda che mi potrete fare è: ma io posso utilizzare guanti accesi sotto la pioggia? Sì, perché ovviamente la batteria è protetta e la circuiteria è protetta, il tutto ovviamente è chiuso all'interno. Io appunto, come avete visto, ho fatto il mio test e se non sbaglio all'inizio avevo anche il guanto acceso, per cui sì, potete utilizzarli riscaldati anche sotto la pioggia. Quindi il guanto riscaldato mi ha aiutato, mi sta aiutando tantissimo, li sto utilizzando da un mese perché mi danno un maggior senso di sicurezza, di tranquillità. Guidare con le mani gelate, con le punte che effettivamente perdono la sensibilità, è davvero un grande problema. Ho provato a usare un guanto acceso e l'altro guanto spento, mi sono divertito anche a fare questa prova. Beh sì, aiutano veramente tanto, ma noti la differenza come la noteresti tra un guanto appunto invernale e un guanto riscaldato. Dopo un po' di tempo ovviamente la senti la differenza, il freddo sulla punta delle dita comincia a darti fastidio, si riduce la sensibilità, viene meno quel senso di sicurezza che è molto importante per avere il controllo della moto. Tra l'altro le caratteristiche di questi guanti con tutto il palmo in pelle permettono praticamente di garantire un ottimo grip sulle manopole e quindi questo ti dà un ulteriore senso di controllo, cioè veramente li senti molto molto bene. Quindi le batterie sicuramente permettono di poter coprire certo numero di ore di viaggio, ma se qualcuno ha bisogno ovviamente di vivere situazioni ben più estreme, di una giornata di guida, allora a questo punto posso consigliare il kit cablaggio moto che ha il costo di $19, quindi comunque una cifra irrisoria, però in questo modo non dipenderete più dalle batterie. Il peso non li ho pesati, però sono abbastanza leggeri, anche perché c'è un'unica batteria e poi il resto dei materiali sono dei materiali tecnici e quindi davvero anche in questo senso non senti quel gran peso. Beh, molti di voi potranno dire: "Beh, vabbè, ma io ho le manopole riscaldate". Sì, è vero, le manopole riscaldate. Io non ce le ho tra l'altro le manopole riscaldate. Il problema sono le punte delle mani e poi il freddo che inizia ad arrivare e a propagarsi su tutto il resto del corpo, ed è lì che si inizia a soffrire. È vero, le manopole possono aiutare, beh, potete decidere anche la soluzione più ingombrante, mettete le muffole e lì potete andare tranquilli. Poi tutto è estremamente personale, voi potete utilizzare le manopole riscaldate, dei buoni guanti invernali, ma se volete una soluzione in qualche modo definitiva, la scelta del paio di guanti riscaldabili, beh, insomma, sicuramente aiuta e fa la differenza. Ci sono varie soluzioni che vengono proposte dal mercato per quanto riguarda i guanti riscaldabili, con diverse fasce di prezzo e con delle caratteristiche che in molti casi sono simili, in altri casi invece possono fare la differenza perché si possono selezionare delle aree della mano da riscaldare e altre da escludere. La scelta di questi guanti della Savior si colloca appunto nel mezzo, perché rappresentano un ottimo compromesso e personalmente non amo quelle situazioni dove mi ritrovo praticamente il polso pieno di batterie.
Mi hanno sempre un po' infastidito queste situazioni troppo ingombranti, perché non amo essere particolarmente appesantito, sia addosso, sia ovviamente soprattutto alle mani, dove mi interessa moltissimo la sensibilità. E questi guanti hanno delle caratteristiche che in questo senso rappresentano anche qui un ottimo compromesso. Un punto una caratteristica che migliorerei è questo cinturino, perché l'ho trovato un pochino corto e a volte basterebbero quei 2 centimetri in più, eviterei praticamente di farlo fuoriuscire dalla fibbia, soprattutto quando ovviamente sei un po' di corsa e stai cercando di indossare velocemente il guanto, magari sei il casello dell'autostrada e devi andare via subito. Quindi la domanda a questo punto è: qual è il costo di questi guanti? Il prezzo è di circa $155 sul sito ufficiale Savior, già scontati, ma con il link di affiliazione e il codice sconto Wanderlust Less Travel avrete la possibilità di risparmiare il 15%, per cui questi guanti li potrete comprare a circa 128 euro, che mi sembra assolutamente un prezzo onesto, soprattutto se penso a un paio di guanti invernali non riscaldabili. E quindi ragazzi, con questo ho concluso, ci vediamo prossimamente, fatevi le vostre belle escursioni motociclistiche invernali, e perché se non ve le fate vi perdete tanto. Buon divertimento e soprattutto teniamoci caldi.